Immagina di costruire una cassaforte d'acciaio dalle pareti indistruttibili. Ora, con una pompa potentissima, aspira fuori tutta l'aria. Rimuovi ogni singola molecola di ossigeno, ogni granello di polvere. Poi scherma la scatola per bloccare la luce, i raggi cosmici, persino le onde radio del tuo cellulare. Hai creato il vuoto assoluto, il nulla più totale. Eppure, se potessi mettere questa scatola su una bilancia infinitamente precisa, scopriresti qualcosa di agghiacciante. Il nulla che hai appena intrappolato ha un peso. E dove c'è peso, c'è energia. Il vuoto, quello che per millenni abbiamo considerato come la semplice assenza di cose, in realtà non esiste. Per capire perché il nulla pesa, dobbiamo fare un viaggio estremo. Dobbiamo rimpicciolire la nostra visuale fino a superare i confini della materia. Abbandoniamo gli atomi, ignoriamo i nuclei, scendiamo giù, sempre più in basso, nel tessuto stesso dello spazio. Secondo il senso comune, se togli ogni cosa da una stanza, l'energia della stanza scende esattamente a zero. Tutto si ferma, tutto è immobile. Ma l'universo obbedisce a regole molto diverse dal nostro senso comune. Nel mondo subatomico esiste una legge spietata scoperta da Werner Heisenberg. Una legge che vieta categoricamente la calma assoluta. Il principio di indeterminazione dice che non puoi mai conoscere con precisione assoluta quanta energia c'è in un punto esatto dello spazio in un momento esatto. Se l'energia fosse esattamente zero, la conosceresti con precisione infinita. E questo, per la natura, è un crimine intollerabile. Quindi, per evitare lo zero assoluto, lo spazio vuoto deve costantemente barare. Prende in prestito energia dal futuro per frazioni di secondo infinitesimali, la usa e la restituisce. Questo prestito frenetico crea un caos inimmaginabile. Il vuoto quantistico non è un palcoscenico vuoto, è un oceano in tempesta di livello cosmico. In questo oceano, particelle e antiparticelle nascono dal nulla, in coppie. Un elettrone e un positrone appaiono, esistono per un milionesimo di miliardesimo di secondo, si scontrano e si annientano a vicenda, tornando nel nulla. Nascono e muoiono miliardi di volte in un battito di ciglia. Vengono chiamate particelle virtuali. Non puoi vederle, non puoi catturarle. Sono come i fantasmi della fisica. Ma la loro danza frenetica riempie ogni millimetro cubo dell'universo. Anche in questo preciso istante, mentre mi ascolti, lo spazio tra lo schermo e i tuoi occhi sta ribollendo di queste creazioni e distruzioni istantanee. Ma c'è una domanda che sorge spontanea. Se non possiamo vederle, come facciamo a sapere che non è solo una fantasia matematica? Nel 1948, un fisico olandese di nome Hendrik Casimir ebbe su un'idea folle. Decise di costruire una trappola per i fantasmi quantistici. Il suo ragionamento era brillante. Se il vuoto è davvero pieno di onde di particelle virtuali di ogni dimensione, cosa succede se mettiamo un ostacolo in questo oceano? Casimir immaginò di prendere 2 lastre di metallo perfettamente lisce, 2 specchi ideali, e di metterli nel vuoto assoluto vicinissimi tra loro. Così vicini che solo un capello umano potrebbe passarci in mezzo. Nessuna carica elettrica, nessuna gravità rilevante, nessun magnetismo. Solo 2 lastre inerti abbandonate nel nulla. Ed è qui che la natura svela il suo trucco. Fuori dalle 2 lastre, nello spazio aperto, le particelle virtuali possono avere qualsiasi dimensione. Grandi, medie, minuscole. Battono costantemente contro l'esterno del metallo. Ma nello spazio strettissimo, tra le 2 lastre, le regole cambiano. Le onde quantistiche troppo grandi non ci passano. Vengono escluse.
È come se fuori dalle lastre ci fosse un oceano in burrasca con onde giganti e in mezzo alle lastre solo delle piccole increspature. Il risultato di questa differenza è una questione di pura forza bruta. La pressione fuori dalle lastre diventa maggiore della pressione all'interno. E senza che ci sia alcuna forza tradizionale ad agire, nessun magnete, nessun motore, le due lastre di metallo vengono spinte l'una contro l'altra. Il nulla le schiaccia. Questo fenomeno, chiamato effetto Casimir, non è una bizzarra teoria scritta su una lavagna. È stato misurato in laboratorio. È reale. Il vuoto ha letteralmente la forza fisica per muovere oggetti di metallo. Una forza che sorge dal nulla assoluto, generata da particelle che esistono solo per una frazione infinitesimale di secondo. Potresti pensare che questa sia solo una curiosità da scienziati in camice bianco, ma non è così. Questa forza fantasma è un problema ingegneristico, pratico, che stiamo affrontando oggi. Quando le aziende tecnologiche cercano di costruire microchip sempre più piccoli, con componenti vicini a livello nanometrico, devono fare i conti con l'effetto Casimir. Se mettono due circuiti troppo vicini, il vuoto quantistico li spinge l'uno contro l'altro, rischiando di fonderli e distruggere il processore. Il telefono o il computer da cui stai guardando questo video funziona solo perché gli ingegneri hanno calcolato come evitare di farsi schiacciare dal vuoto. Ma se il nulla ha il potere di muovere il metallo, quale altro potere nasconde? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare qualcosa di impossibile. Dobbiamo portare indietro l'orologio dell'universo, oltre i dinosauri, oltre la formazione della Terra, oltre l'accensione della prima stella. Arriviamo a 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, fino al momento esatto in cui il tempo stesso non esisteva ancora. Dimentica l'immagine rassicurante di uno spazio buio e vuoto in attesa di essere riempito. Secondo scienziati di fama mondiale come Guido Tonelli, all'inizio non c'era né spazio, né tempo, né materia. C'era solo un immenso, instabile stato quantistico. Un vuoto primordiale, carico di potenziale. Questo vuoto primordiale era esattamente come quello che bolle tra le piastre di Casimir, pieno di fluttuazioni invisibili che nascevano e morivano all'istante. Un'infinita lotteria cosmica dove ogni biglietto veniva stracciato un attimo dopo essere stato stampato. Ma un giorno, se così si può dire in assenza di tempo, una di queste fluttuazioni fu diversa. Un microscopico grumo di energia, una banale anomalia quantistica, più piccola di 1/1000 di atomo, non si annientò immediatamente. Riuscì a sopravvivere per una frazione di secondo in più. E questo ritardo ha cambiato il destino di ogni cosa. Quella microscopica bolla di spazio-tempo conteneva un'energia repulsiva inimmaginabile. Innescò un processo che i fisici chiamano inflazione cosmica. In una frazione di secondo così breve che la mente umana non può nemmeno concepirla, 0,0, seguito da 35 zeri, e poi un 1, quella minuscola bolla si espanse in modo mostruoso. Non crebbe come un palloncino. Esplose stirando lo spazio stesso a una velocità milioni di volte superiore a quella della luce. L'universo passò dall'essere più piccolo di un protone alle dimensioni di un'arancia e poi divenne vasto come un sistema solare, in un istante. Durante questa espansione titanica, l'energia si raffreddò. E proprio come il vapore acqueo invisibile si trasforma in gocce di pioggia tangibili quando la temperatura scende, l'energia pura del vuoto quantistico iniziò a condensarsi. Le particelle virtuali, quei fantasmi che prima scomparivano all'istante,
vennero letteralmente strappate via dal nulla dall'espansione dello spazio, diventando particelle reali, elettroni, quark, neutrini, la materia primordiale, quella che gli scienziati chiamano la zuppa cosmica. L'intero universo materiale, miliardi di galassie, trilioni di stelle e ogni singolo atomo del tuo corpo sono nati dal congelamento di un frammento di vuoto quantistico impazzito. Ma qui c'è un problema enorme, che sembra distruggere tutta questa teoria. Qualsiasi studente di fisica al primo anno conosce la regola più sacra e inviolabile della natura: il principio di conservazione dell'energia. L'energia non si crea e non si distrugge, si trasforma. È una legge assoluta. Non puoi ottenere qualcosa dal niente. Se l'universo è nato da una fluttuazione quantistica spontanea, da dove è venuta tutta l'energia necessaria per creare centinaia di miliardi di galassie? Come ha fatto una microscopica bolla di vuoto a generare la massa del Sole, della Terra e di tutto ciò che esiste senza violare la legge più severa della fisica? Sembra un paradosso insormontabile, un errore nel codice della realtà. La risposta a questo enigma è forse il concetto più elegante e sbalorditivo di tutta la scienza. E per capirlo, dobbiamo guardare alla contabilità dell'universo. Immagina di scavare una buca nel terreno per creare una collina di terra accanto ad essa. Hai creato una collina che possiamo chiamare materia positiva, ma hai anche creato una buca, un vuoto negativo. Se sommi la collina e la buca, ottieni di nuovo il suolo piatto. 0. L'universo ha fatto esattamente la stessa cosa. Tutta la materia, la luce e l'energia nucleare che vediamo è l'energia positiva, la collina. Ma per ogni grammo di materia creata, l'universo ha scavato una buca identica. Quella buca ha un nome. Si chiama gravità. La gravità non è solo una forza di attrazione. Matematicamente, l'energia del campo gravitazionale è negativa. Più materia si crea, più gravità negativa si genera per bilanciarla. Se tu potessi sommare tutta l'energia positiva contenuta nella materia di tutte le stelle e la sommassi a tutta l'energia negativa contenuta nella gravità che le tiene insieme, il risultato matematico sarebbe sconvolgente. Il totale, esatto e preciso, è 0. L'universo non ha violato alcuna legge, perché in realtà l'energia totale dell'universo è ancora 0. Come disse il grande fisico Alan Guth, l'universo è il pasto gratis per eccellenza. Un gigantesco, meraviglioso nulla strutturato. Attenzione, questa non è filosofia astratta, non è un gioco di parole per farti dubitare della realtà. Questo è un fatto fisico, misurabile oggi. I nostri satelliti, guardando nel profondo dello spazio, hanno fotografato la radiazione cosmica di fondo, la primissima luce dell'universo. E in quella fotografia hanno visto delle minuscole macchie calde e fredde. Quelle macchie corrispondono esattamente, con una precisione matematica devastante, alle fluttuazioni quantistiche primordiali. Noi vediamo oggi, stampate nel cielo, le impronte digitali di quelle stesse particelle fantasma che hanno dato inizio a tutto. Noi sappiamo che è andata così. Il nulla ha fluttuato, si è espanso e si è congelato in forma di materia. Noi esseri umani abbiamo passato secoli a guardare il cielo stellato sentendoci piccoli, isolati, insignificanti. Ci siamo convinti di essere degli estranei gettati in un universo freddo e meccanico che ci tollera a malapena. Ma la meccanica quantistica ci svela una verità molto più profonda e molto più radicata. Noi non siamo semplicemente dentro l'universo. Non siamo ospiti su un palcoscenico che esisteva prima di noi. Noi siamo l'universo. Siamo il risultato diretto, logico e inevitabile di quelle regole
che vietano allo spazio di essere completamente vuoto. L'esistenza stessa della tua coscienza è la prova che il nulla è instabile. Ogni atomo del tuo corpo è un frammento di vuoto congelato. Sei qui, in questo momento, su un'unica possibilità statistica calcolata dal caos. Non abiti nell'universo. Sei un'anomalia del nulla. Io sono Renderium. E questa era l'origine di tutto.